Salve a tutti. Vorrei andare più a fondo in quello che ho detto nel primo video che riguarda ciò che sta accadendo. Sarò più specifico, ma sarò anche un pochino, diciamo, ermetico, perché per legge di conoscenza e per legge di trasmissione a cui mi devo attenere, devo accennare, dando gli elementi certamente in modo che possano essere visti, però non devo essere molto specifico per non cadere in tutto quello che no, sono i profeti mariani, no? Oppure di altri, quindi non devo essere messo in questo calderone, al di là che siano positivi o meno, voglio dire, devo esserne separato, non perché sia migliore io, ma assolutamente. Ma questa è la tradizione a cui ho dato la mia vita e la tradizione dice di accennare affinché le persone possano cercare. Cioè in pratica quello che viene prescritto è di far avere una coscienza degli avvenimenti che arriveranno in modo che la persona possa pensare da se stessa di andare a ricercarli e quindi di decidere, perché altrimenti si va a interferire con il karma delle persone, ossia il fatum, come dico io, o destino che è ancora maggiore. Beh, è ciò che accade solitamente con le previsioni e le profezie, no, diciamo le profezie che sono date da questi esseri che si presentano come Madonne o quello che sia. E lungi da me di dire se sia vero o meno, ognuno deve andare appunto a cercare da se stesso questa cosa, perché io sono il fautore della via individuale, forse uno dei pochissimi qua in Occidente, come molto spesso ce ne sono anche in Oriente, magari sono un pochino di più quelli della via individuale, però danno fastidio perché appunto parlano di via individuale, parlano da persona a persona. Quindi io ti invito, tu che stai ascoltando e che stai vedendo, di fare le tue ricerche, in modo che tu possa avere da questi miei spunti la tua libertà poi di agire come meglio vuoi. Cioè non puoi agire in maniera diversa dalla tua coscienza, in modo che non ti senta spinto o obbligato a fare certi passi. Ora è la regola, quindi io se ti dovessi spingere accadrà questo, questo e questo, dovrai fare questo, questo e questo, fai questo, questo e questo, io mi intrometto nel tuo destino e quindi siccome il destino lo dà solo il divino, io non posso intromettermi in questo, e lo cambia anche il divino, non posso intromettermi in queste cose, ma posso accennare ciò che è potere di gente che ha un'idea di ciò che può accadere o che accadrà o che è prossimo ad accadere, è quello di indicare, no? Un pochino si diventa un po' come Cassandra, no? Che dice tante cose, c'è chi l'ascolta e come a Troia e si salva, c'è chi non l'ascolta e ci muore dentro la città quando portano dentro il cavallo, quindi non si può fare di più, tutto in regola sempre per ciò che è la parte del destino. Bene, vi voglio dire che questo è l'inizio di quello che solitamente è chiamata la fine del mondo, ma fine del mondo sta ad indicare per il mondo occidentale, non per tutto il mondo o per quello che è per esempio il mondo orientale. Qui bisogna rendersi veramente conto che quando si parla di mondo si parla di fine di un mondo e quello che da sempre è stato preconizzato fin dalla nascita di una nuova religione come fu quella cristiana. Beh, è normale, quando nasce una nuova religione e nacque quindi 2000 e passa anni fa, c'è sempre la previsione, cioè la preveggenza di come finirà questa religione. Quindi nacque un mondo, il mondo diciamo dominato dalla logica e dai logoi pescini, quindi che si vedono in cielo, nelle stelle che presero il potere in quel periodo e quindi emanarono la loro influenza nella nostra eclittica dove siamo prigionieri e di cui poi i pianeti si presero carico di questa forza e la distribuirono alla vita storica classica, quindi determinando tutti i vari
le varie tipologie di situazioni, di avvenimenti, di azioni e cose varie. Ora, quindi, per fare un altro esempio, quando solitamente, anticamente, veniva fondata una città o, che ne so, un re saliva al soglio regale o un papa, ancora prima, diciamo, più che papa, no? Un gerofante, no? Un pontefice, no? I pontefici antichi, sia pontefici diciamo diciamo alla romana, no? Cioè, sia pontefici che poi sono venuti dopo a livello cristiano, ma anche precedentemente, quando il faraone stesso era un pontefice che era sostenuto poi dal gran sacerdote, eccetera, 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 eccetera. Quindi quando accadevano queste cose, o l'intronazione di un re, veniva visto già direttamente la fine del regno, e quindi veniva aruspicizzato, come si dice, no? Quindi ciò che sarebbe stato il regno, come se sarebbe stato un buon regno, un cattivo regno, sarebbe stato fatto bene, ma e come sarebbe finito? Bene, e ciò che è accaduto anche quando, diciamo, nacque questa cosa ciclica con la nascita del cristianesimo, e quindi già nell'Apocalisse venne vaticinata questa che era la fine del cristianesimo stesso, e di conseguenza della civiltà occidentale legata a questo. Quindi non vi aspettate, no, voglio dire, cioè, che scende qualcuno da qualche parte venendo con, non lo so, o sulle nuvole o sulle navicelle o apparendo da chissà che cosa, che venga a fare bordello, a far casino, a dividere quelli da non, cioè, i giusti da non giusti, i giusti non giusti, stanno a indicare altri significati, sempre legati a questa tradizione, una tradizione millenarista del libro, quindi ebraico, cristiano, musulmano, perché sono legati tutti e tre. No, ricordiamoci che l'inizio della manifestazione diciamo che cristiana avviene con gli ebrei, quindi con la tradizione monoteistica data cioè da Abramo e poi rinnovata da Mosè per loro e per questa tradizione del libro, e quindi poi è andata avanti con la manifestazione cristiana ed è ancora andata avanti con la manifestazione musulmana. Non sarebbe giunta fino adesso, cioè in pratica è come se sono varie spinte, no? Perché altrimenti sarebbe già terminata 2000 anni fa. È inutile che noi diciamo che non è così, basta vederlo, cioè basta vedere la spinta, le varie spinte che arrivano via via da questa tradizione del libro, che poi ha invaso l'Europa, quindi il mondo occidentale, come ho sempre detto, non essendo una tradizione occidentale, ma una tradizione di stampo ebraico, di stampo semitico, e di conseguenza è stata adottata dal potere appunto costantiniano per poi, no, continuare. Quindi noi infatti oggi attualmente in tutto il mondo noi viviamo sotto l'egida di questa tradizione, no? Cioè noi viviamo sotto l'egida del cristianesimo fatto in una certa maniera, eccetera, eccetera, ma sta accadendo, quindi ti parla di questo. Il che è normale che porta a delle lotte, a degli scontri che vanno a far del male anche a persone che non c'entrano nulla. Ecco perché l'aiuto al mondo. Anche perché, per quanto si possa dire l'Europa è cristiana e la sua radice, questa è una grande cavolata, l'Europa non è cristiana, non è la sua radice, il cristianesimo non ha mai, cioè, l'idea cristiana non è mai stata nell'Europa, ma cioè, l'idea dell'Europa è un'idea molto diversa, non è l'idea di colui che deve umiliarsi e mettersi a terra disteso, in ginocchio, oppure in ginocchio, ed essere dominato da ciò che è un Dio. L'idea cristiana era molto, cioè questa è l'idea occidentale, cioè l'idea europea è un'altra cosa, quindi c'è stata una specie di sostituzione alla vecchia capacità di ragione che era per esempio nei pontefici romani, oppure ancora prima in quelli etruschi, oppure ancora prima nella Saturnia Tellus, che era l'età d'oro, no, del periodo, e che poi è stata mutuata dall'Egitto, dalle varie cose. Quindi attenzione che
tutti pensano che l'Egitto è l'inizio. No, l'Egitto prese immagine dalla Saturnia Tellus precedente, no? Poi ci fu il disastro dello sprofondamento della vera, diciamo, Atlantide, no? Che è lo sprofondamento in pratica di tutta la piana che era nel Mediterraneo, sulla parte, cioè, guardando di fronte, sinistra dell'Italia, e qui dove c'è la Sardegna, tutte queste cose qua, dove lì abbiamo ancora tutti i grandi cioè vulcani, compreso il Marsili, che è sotto mare ed è enorme, cioè, è enorme, e quindi che hanno determinato questa cosa qua. Quindi anche Platone stesso parlava di questo come vecchia tradizione, e poi sono questi personaggi che andarono a fondare le altre, cioè per esempio la Sumeria, dice no, non si sa da dove sono arrivate le conoscenze sumeriche, sono arrivate da qui. Che poi si parlò parliamoci chiaro, di Anunnaki e cose varie, sono arrivate da qui. Io ho sempre detto che gli Anunnaki vennero da sotto la terra, non vennero da sopra la terra, per nascondere quello che attualmente sto dicendo, vengono da dove siamo noi in Italia. Erano lì dove si nascose Saturno quando scappò, quando andò via da qualche parte, si nascose nell'Italia, e quindi nel Latium, e quindi da lì poi accadde una parte di storia che non è conosciuta dagli storici, ma che la tradizione antica ha posseduto e possiede, e venne poi trasfusa nei libri sibillini, che sono libri che stanno ad indicare in pratica ciò che sarebbe non solo, diciamo, come viene detto, diciamo, il futuro possibile, ma anche tutte le varie capacità di successione che sarebbe, insomma, che accadono direttamente nella, cioè, materia osservabile tramite l'osservazione della scienza stellare profonda, no? Certamente non cominciate a pensare che stiamo parlando di astrologia di oggi, perché ci facciamo una risata, proprio, cioè, in confronto alla conoscenza sacra di prima, e stellare e planetaria di prima. Quelli di oggi sono dei bambini dell'asilo, ma neanche l'elementare d'asilo proprio, cioè siamo a questi livelli, quindi sto parlando di cose serie, sto parlando di vediamo se andrò lì in quel posto, se mi sposerò con Tizi e Caio. Quindi parliamo di qualcosa di veramente mondiale, di grosso, qualcosa di incarnazioni di egregori, e qualcosa che è incarnazioni di esseri particolari che non hanno corpo, che poi si incarnano in un gruppo di persone e ne determinano la civiltà. Con questo voglio dire, per esempio, il gruppo greco, no? I greci non è che sono tante persone, appaiono come tante persone, ma è un'unica entità, cioè l'entità della cultura acheo greca veramente, e viene quindi, è data da un reggitore stellare o di un gruppo di reggitori stellari che si incarnano nell'eclittica di un pianeta, e quindi intorno al Sole, dentro in pratica, ma così accade anche negli altri sistemi stellari, no? E quindi planetari, e quindi hanno il loro gioco fisico, cioè in pratica ciò che è sottile diventa spesso, come dice l'alchimia, no? Il sottile diventa spesso, dobbiamo poi diciamo, riportare lo spesso nel sottile. Ciò che sta avvenendo, l'incarnazione che avvenne 2000 anni fa, partendo dalla stella della Vergine Spica, che diede l'impulso della nascita a ciò che era la parte opposta appunto dei pesci, con il toccare, cioè la stella Fomalhaut, che è stata poi quella dell'incarnazione insomma, di Cristo, si può dire, no? Che quella in pratica sta andando a scemare, sta andando quasi finita, e quindi in questa situazione di azione, che può essere vista da coloro che possono essere degli studiosi seri, che si prendono la briga di andare a studiare un pochino più profondamente i cicli,
le capacità cicliche, i movimenti ciclici, stellari, planetari, cose varie, nei tempi, e quindi si rendono conto dei cicli reali che vanno a toccare vari meridiani, vanno a toccare vari paralleli che poi si chiamano diversamente a livello di astrologia galattica, però noi usiamo questi termini perché non capiscono che sono molto legati alla Terra, e quindi toccando e entrando nei segni, facendo le entrature nei segni, ossia cosa sono i segni? Sono i passaggi solari, no? Quando io dico Toro, per esempio, sto dicendo che il Sole sta passando in una certa zona stellare che noi chiamiamo Toro, per convenzione, no? Per capirci, e non è che c'è un toro, no? E quindi significa una certa natura particolare. Quindi quando il Sole passa verso, ossia non è che passa dentro, cioè come se fosse una specie di, cioè, ci passa sopra, quindi noi per prospettiva lo vediamo, significa che prende una certa energia in quel periodo. Quindi lo fa sia nel piccolo anno che fa durante appunto il cerchio dei 360 gradi, sia lo fa nel grande anno dei 25.000 anni della rotazione terrestre con, no, con la precessione degli equinozi, con il suo basculare in pratica, c'è come una barca in pratica, girando come una trottola, così, quindi muovendosi, e quindi direttamente vedendolo, quindi non dalla Terra ma vedendolo in maniera più larga siderale in una certa, in prospettiva, costellazione. Quindi questa costellazione, che è un genere di personaggi, diciamo così, di esseri, come diciamo per gli antichi, questi venivano chiamati personaggi, per farvi capire. Quindi queste entità si incarnano quando tac, toccano direttamente, quando il Sole entrò in Pesci, tac, e si entrarono direttamente sulla fascia, cioè, nell'eclittica fascia zodiacale, entrarono, cioè, planarono, divennero, diciamo così, per farci capire, divennero solidi. Ecco, diciamo che ci sono delle possibilità sottili che divengono solide e quindi vanno ad apparire. E qui questo essere unico diventa molti, ma possiamo vedere che è solo un essere dalla cultura che ha. Ecco la cultura latina, la cultura greca, la cultura teutone, la cultura britannica, la cultura, e quindi, ma è sempre un solo essere. Ecco gli egregori, la scienza antica degli egregori. Quindi noi, come adesso, pensiamo ci siamo 9 miliardi, quelle che sono, ma in realtà se andiamo a sfrondare a livello di cultura, c'è un solo essere che è l'essere, ad esempio, russo, un solo essere che è l'essere cinese, un solo essere che è l'essere che ne so, americano del nord, un solo essere quello, per esempio, dell'America, per esempio, latina. Ok, sono stato chiaro. Bene, cosa sta per finire? Sta per finire quell'essere che venne e se ne sta andando. E quindi andandosene succede un casino, no? Succede è normale, perché quando c'è una fine e c'è una botta a livello, diciamo, astrale, si dice c'è una botta molto forte quando si passa una cuspide di passaggio da Pesci ad Acquario, e quindi pam, accadono tutto quello che sono i fine, c'è la fine di un mondo. Okay? Quindi sta per finire questo mondo, il nostro mondo occidentale, così conosciuto, che è sotto l'egida cristiana. Ecco perché i cristiani sono tutti in fermento, hanno paura, parlano che arriva Chizio, Caio, Sempronio, appaiono Madonne, appaiono cose normali, perché la Madonna che appare corrisponde alla Virgo, alla Vergine, che diede l'impulso e se ne sta andando. Pregate, 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 perché? Per mantenere l'energia, per poterla far stare, ma è impossibile, perché il mondo cammina, la legge cammina, quindi poi tra l'attendibilità eccetera eccetera andiamo a scemare, no? È chiaro che tra l'altro solo cataclismi, perché siamo alla fine, di solito una fine finisce così, ma non è vero che per forza ci saranno cataclismi, ci saranno dei problemi, ci saranno degli scontri, ci saranno proprio perché mentre sta per entrare uno sta per uscire un altro. Anche il fatto della globalizzazione che voi state assistendo e stiamo assistendo tutti è una cosa acquariana, quello che sta avvenendo, quindi la globalizzazione, internet, l'elettrificazione, tutto, cioè questo mettere tutto, no? Dici, il nuovo ordine mondiale che viene detto, ma già lo sapevano coloro che lo stavano dicendo, perché sanno che è irreversibile, cioè quando
Noi abbiamo, c'è Rothschild che dice che o lo volete o meno, quello che è morto, non mi ricordo come si chiamava, che voi lo vogliate o meno arriveremo lì, non è che lo dice come una specie di soperchieria, perché lo sa, perché hanno la conoscenza ciclica che vi sto adesso donando e sanno che prima o poi succederà, magari adesso no, magari fra 100 anni accadrà. Io posso dire che tutto questo potrebbe accadere, no, accadrà secondo il ciclo tra 20 e 25 anni, quindi c'è tempo, voglio dire, di vedere. Quindi quello che si può fare è tentare di addolcire un po' le cose. Quindi che cosa accadranno? Terremoti politici, terremoti economici, terremoti a livello di ideologie, terremoti a livello di idee. No, per esempio è normale che la famiglia stia sparendo perché è un retaggio della cultura precedente. Attenzione, io non sono né pro né contro, io vi sto spiegando i cicli, non si può fare nulla, cioè puoi soltanto addolcire la pillola, puoi soltanto capirli come facevano gli antichi e prendere le necessarie precauzioni per averne il meno possibile di problemi. Si dice, ma è vero che si spopolerà la Terra? Beh, secondo il ciclo, il prossimo ciclo che dovrebbe cominciare, quindi abbastanza bene fra 20-25 anni, penso proprio di sì, perché in pratica molti se ne andranno. E lo vediamo nelle azioni. Tutto quello che stanno facendo con ciò che attualmente, insomma, sapete che io non nomino mai per non essere magari poi bloccato nel canale, diventa insomma cose assurde, o segnalato, oppure uno strike, cose varie. Tutto quello che sta accadendo perché nulla può accadere dal nulla. Tentate di seguirmi, cioè non è che di colpo dice ok, deve essere depopolato il pianeta perché il nuovo ciclo, bello o brutto, non interessa, vi dico le cose come sono, allora di colpo le persone muoiono. Cioè questo qui, no? E pensare a che le cose accadono un pochino come il film fantasia di Walt Disney. No, non è così. Accade qualcosa che si incarna sempre in alcune persone che agiscono sotto questo impulso e fanno certe cose, quelle che stanno facendo oggi. E quindi in questa maniera, con delle azioni che voi state subendo, cosa succede? Succede che portano a un'irreversibilità di situazione e quindi danno, non so, quello che stanno dando, eccetera, eccetera, e che portano a delle conseguenze, portano a delle divisioni, portano a dei problemi, no? Alle persone, alla salute, all'economia e quindi tutto crolla e si sfascia. È chiaro che anche le banche stesse sono legate a questo ciclo. Le banche sono figlie del ciclo dei pesci, quindi sono figlie di questa situazione, create, cioè, tutto ciò che ha a che fare con qualcosa di molto paternalistico, molto chiuso, molto stabilito, come una banca lo è, un qualcosa di finanziario lo è, come si chiama, la cultura economica capitalista che attualmente sta tornando in auge più fuori, ma c'è sempre stata, accade perché queste persone sanno che stanno perdendo potere e quindi da una parte c'è chi sta instillando quello che sapete, dall'altra parte ci sono persone che non è che lo sanno tanto, ma hanno potere economico e quindi combattono per fare quello che deve essere fatto. Anche il fatto, per esempio, dell'elettrificazione, stanno andando verso il green, no? Intendo il green di non usare i carboni, i petroli e cose varie, è una cosa molto molto importante. Beh, io vorrei riportare a corollario di quello che ho detto all'inizio ciò che disse un emiro di uno di questi posti in Medio Oriente che danno il petrolio, un emiro molto importante, non faccio nomi perché ripeto non voglio essere, no, però disse quando arrivò il petrolio, mio nonno quando era qui c'erano soltanto i cammelli e non c'era niente. Con mio padre venne scoperto il petrolio, si cominciò a vedere qualcosa di straordinario, delle auto, le capanne divennero case, la civiltà cominciò a crescere, con me è al massimo splendore, è una città molto famosa dove tutti ci vanno, ma come
in futuro accadrà che qui la sabbia c'era, la sabbia tornerà, perché anche lui sa da regnante quello che ho detto prima, cioè si vede il ciclo, no? Che è sempre un arco, sali, sali, sali e poi scendi, ok? Quindi è quello che sta accadendo, non per niente, bisogna capirlo. Non è che dico che bisogna essere felici, ma per nulla, però stiamo assistendo al crollo di un mondo, come fu il crollo di un mondo dell'impero romano e come fu il crollo dell'impero d'Occidente, come fu poi il crollo dell'impero d'Oriente, come fu il crollo dell'impero di Gengis Khan, il crollo dell'impero cinese e adesso questo è il crollo dell'impero americano, che prese il sopravvento e quindi cominciò a guidare l'Occidente, quindi tutta la cultura che attualmente c'è, ecco perché c'è anche la battaglia sulla cultura, no? Si sta cominciando a eliminare lo studio, che ne so, della musica solo classica, cioè informatevi, si sta cominciando a eliminare il modo di essere solo bianco, lo vedete nei film, lo vedete in tutte le cose, cioè, e quindi altre culture stanno prendendo piede, stanno arrivando in Europa no? Anche altre culture, etnie che piano piano cresceranno e prenderanno il potere, e quindi è scritto. L'unica cosa che si può fare come razza eh, diciamo italica è quella di preservare le tradizioni perché si andranno sempre più a restringere nel cibo, nella cultura e in tutto, questo in generale. So che voi vi dice, vabbè, ok, ci dici qualcosa di più specifico, nel limite, in modo che voi andate a cercare, ve lo dico. Uno, vi spingo a fare un po' di scorte alimentari perché si parla di scioperi, già si parlava e si parlerà, ma anche di blocchi fatti appositamente. Cioè, ricordatevi che non ci credete mai alle cose che dicono, non credeteci mai, ve lo dico sinceramente, non credeteci, non credete né da una parte né dall'altra parte. Giocano a ping pong affinché voi guardate in questa maniera, ma non vi rendete conto di cosa state guardando. Quindi che significa? Significa che dicono c'è sciopero, non vi portano il cibo perché c'è lo sciopero dei camionisti, ma voi pensate veramente che questa gente non ha la possibilità e la capacità di poter prendere altre persone e farle lavorare? Può. Si dice quello che sta succedendo, come è stato detto da coloro che sono contro quello che sta succedendo è dato dalle case farmaceutiche che hanno bisogno di capitalizzare e quindi di avere molti soldi e quindi diffondendo questa cosa che stanno diffondendo fanno tanti soldi. Ma voi veramente credete che queste multinazionali che riescono a comprarsi un paese, se volessero comprarsi il Cile se lo comprano, se volessero comprarsi l'Italia se lo comprano, vi ricordo che soltanto un personaggio della politica e dell'economia mondiale molto famoso, un ungherese naturalizzato americano, tempo fa fece una speculazione sull'Italia, economicamente lo rese straordinariamente ricco, ma poteva pure comprarsela l'Italia. È quello che sta succedendo adesso, no? Perché tutto si va a perdere. Quindi pensate che questi hanno necessità di fare questo business? No, perché se hanno questo potere di potersi comprare uno Stato, hanno il potere di potersi comprare chi stampa la moneta, quindi possono avere tutti i soldi che vogliono. A voi, chiaramente, per farvi intendere, dicono c'è una parte che dice fate questa cosa, l'altra parte dice no, non dovete farla perché questi lo fanno per il semplice motivo che vogliono guadagnare. No, non è per il guadagno, è per qualcosa che riguarda l'eugenetica e per la trasformazione del DNA umano, perché nella loro idea è rendere in pratica e dare agli esseri umani, secondo loro, ripeto, io sto parlando di ciò che so, poi la storia sarà testimone di quello che dico. 5 anni fa dissi quello che stava per succedere, nessuno mi ha creduto, adesso sta succedendo, quindi quello che sto dicendo chi vuole crederci bene, c'è chi mi ha creduto, un tipo, una persona che non mi ricordo neanche chi è, si chiama Paolo, mi ha scritto ringraziandomi che ha seguito tempo fa le mie prescrizioni e adesso è tranquillo all'estero, non si trova nel casino in cui l'Italia si trova, che avevo già pronosticato.
Ma non perché ho poteri particolari, io non mi arrogo mai poteri, io guardo semplicemente i cicli. Guardando i cicli con la scienza antica si vedono le cose, cioè non è che c'è sempre una ricorrenza molto precisa. Ok? Quindi che cosa succede? Succede che questi due fanno il gioco delle parti, non dovete assolutamente farvi fregare, fatevi un po' di scorte alimentari perché il giochetto deve portare la persona a spaventarla talmente tanto per giungere a ciò che è l'euro digitale, ossia il controllo assoluto della moneta, in modo che voi non possiate più mettere nulla da parte, non possedete più nulla, né case, né terre, né cose varie. Ci fu una persona che dice, ma io investo in immobili, io dico, non andrà molto bene, sta persona adesso ha visto le cose, tempo fa, sta vedendo le cose e sta vendendo quegli immobili, perché prima che li portano via, perché si giungerà al reddito universale, questo è perché è acquariano, quindi si giungerà a un reddito universale, si giungerà al fatto di non lavorare e di avere quei soldi, alla fine le persone loro lo sanno che hanno bisogno, la maggior parte delle persone hanno bisogno di una sicurezza finanziaria, vogliono, che cosa vogliono le persone? Cosa vogliono le persone? Vogliono, una volta nati, vogliono essere tranquilli, vogliono mangiare, vogliono bere, vogliono avere una fidanzata, un fidanzato, un partner, non essere bloccati nelle loro idee, tipo se sono omosessuali non essere, o non omosessuali, oppure se hanno altre idee, sia che ne so, che riguardano di altra tipologia partitica, cioè vogliono fare le cose che sentono dentro. Allora ecco che direttamente nascono tutti i movimenti. Vi ricordo che i movimenti che sono nati, che non mi interessa se sono belli o brutti, non mi interessa se sono giusti o sbagliati, non mi interessa, cioè non sto parlando di queste cose, io sono un osservatore, per me tutto è giusto, tutto può essere sbagliato, perché siamo nella dualità, quindi se c'è il bianco c'è il nero e nel bianco ci sarà sempre un po' di nero, come fanno vedere giustamente i cinesi nel loro timbro del Tao, nel Tao e nel nero c'è sempre un po' di bianco, quindi non immaginate che tutto sia sempre, no? C'è luccicante, assolutamente c'è sempre il marcio, oppure o nel marcio c'è la luce, sempre perché per dare l'idea dell'unità, però qui entriamo in discorsi diversi. Quindi ecco che tutto questo viene fatto per dare alle persone quello che vogliono, ossia il cibo, ma poi sarà dato come lo vogliono, cioè come sarà, per questo che c'è l'attacco anche alla dieta mediterranea, cioè dicendo che fa male e in modo da poter dare del cibo liofilizzato e quello che sia. E però questo non è che sarà sempre così, è il periodo, perché alla fine di un periodo accadono queste cose, accade la distopia, quindi chi c'è dentro ci soffre. Io ho 57 anni, vi dico che non vedrò il crollo completo, però chi viene dopo di me, c'è chi è più giovane, sì, si troverà incasinato in quella che effettivamente sarà una terza guerra mondiale, che effettivamente porterà dei problemi alla razza, che effettivamente porterà via tanta gente, perché è gente del ciclo precedente, e secondo il ciclo se ne deve andare. E quindi anche quello che stanno facendo adesso si vedranno gli effetti fra 2, 3, 4, massimo 5 anni, e gli effetti intendo veramente che da 9 miliardi si scenderà molto molto molto, tranne nei paesi dove che non sono cristianizzati o paesi che non sono a eccessiva cultura occidentale. Quindi ecco che se voi ve ne andate in Angola, ma in un posto che non è occidentalizzato, ve ne andate in Sri Lanka se non è occidentalizzato, ve ne andate in Brasile dove non c'è tanta tecnologia, cioè voglio dire è più fortunato uno che vive in una favelas che uno che vive a San Paolo, magari in centro, nell'Attico, cioè questo voglio dire, quindi andrà a colpire tutti quelli che sono nelle città molto importanti, Milano, Roma, cioè è più facile vivere per esempio a Manduria, dove abitavo io, che è un paese che puoi uscire e puoi andare in campagna e prendere la roba, che abitare in una città. Quindi vi dico, vedete di incominciare a conoscere qualcuno all'esterno e di, se possibile, spostarvi verso le campagne, perché toccheranno le cose molto tecnologicizzate, voglio dire, vi ricordo che io dicevo, vabbè, ma c'è il blocco della benzina, vi ricordo che
che è facile camminare con le auto, basta prendere della frutta e tutte le cose che buttate, frutta, verdure, cose varie, farle fermentare, farne diventare alcol, usare quello, la macchina cammina uguale. Cioè, voglio dire, solo che non lo sapete, che non ve lo viene detto, ma eh, provate a mettere l'alcol, un serbatoio di alcol lavorato come si deve e voi camminate, no? Cioè, voglio dire, non è quello, quindi bisogna solo saperlo, alla fine cioè, queste cose torneranno. Ci sarà una specie di stop dello sviluppo occidentale, cosa che non sta accadendo in Oriente perché in Oriente è un pochino come delle isole, no? Oppure in posti appunto come il Brasile, sono delle isole come per esempio c'è molto, e poi ci sono dei punti in cui non c'è niente. Voglio dire, è più fortunato l'Amazzone che sta nella foresta, poverino, gliela stanno togliendo, o è più fortunato il Navajo che vive nella riserva in Arizona che è quello che vive a Los Angeles o a New York. Quindi quelli che patiranno molto sono questi. Quindi non è che c'è qualcuno che mira la cultura bianca, occidentale, maschia, è il ciclo e che si incarna in alcune persone e succedono le guerre, altrimenti non accadrebbe. I cicli girano. Quindi sì, dice, ma ci saranno i 3 giorni di buio? Sì, ci saranno 3 giorni di buio come sono profetizzati. Quello che posso dire, dice, ma ci sarà un corpo estraneo che colpirà la Terra? Beh, questi corpi estranei ci sono stati scoperti e ci sono dei corpi non visibili dallo spettro che magari sono vicinissimi alla Terra, sia che voi crediate che sia piana, sia che voi crediate che sia sferica, ma sono vicini e che hanno delle interazioni cicliche. Quindi sì, diciamo che fra una ventina, 25, 20 anni già si sta cominciando già a sentire con i terremoti, le cose che ci sono, che c'è qualcosa che è invisibile. Però è visibile se si va a vedere questa cosa invisibile che c'è nel cielo quando va a coprire certe gamme di luce che emanano altre stelle e cose varie. Bisogna andare a fare le vostre ricerche. Uno dice, ma Nibiru non ha importanza il nome, è che ciclicamente questo accade. Quindi sì, avverrà qualcosa che molto probabilmente ha a che fare con i cicli solari, che sono di 111 anni, e ha a che fare anche accade nel 1800, non successe un casino perché la civiltà non era molto elettrificata e quindi non accadde nulla di particolare. Se fosse successo nel 1800, con quelle esplosioni solari del 1800, ora si bloccherebbe tutto, no? Ricordatevi che non a caso hanno fatto delle scorte di semi, scorte di tutto ciò che sono le conoscenze umane, tutte messe in digitalizzate e tenute per poter reimparare, perché sanno che sta finendo un ciclo, ma ora io non sono così eccessivamente, no? eh, Catastrofico dicendo verranno terremoti, sprofondamenti di terre, perché quando viene detto, per esempio viene professata da ultime profezie la distruzione dell'Inghilterra, si pensa che sprofonderà a metà e cose varie. Potrebbe anche essere, ma ciò che realmente è che andiamo a legarci alla cultura, cioè la cultura che attualmente ha detenuto il mondo in pugno, che si trova a Londra, a Buckingham Palace e cose varie, non ci sarà più. Appunto il crollo del mondo occidentale. Quindi se uno dice vabbè ma non me ne frega niente, me ne vado in Giappone c'è il modello occidentale, quindi se vai in un posto dove non c'è il modello occidentale non ci sarà nulla. Cioè è più facile star meglio in Serbia o in Bulgaria, vicino dove non c'è niente, che a Milano. No? Quindi mi raccomando, fate scorte. Poi tra l'altro uno dice ma sì, ma stanno facendo quello che stanno facendo perché vogliono appunto far mutare la razza umana. Qualcosa c'è di vero, però ricordatevi anche un'altra cosa molto importante, che chi può impedire a queste persone
mettere in acqua, aria, cibi, quello che vogliono e tu non lo sai, tu vai al supermercato, compri qualsiasi cosa, c'è scritto un'etichetta, ma che ne sai che è vero? Dici, ma mi fido di quella, che ne so, di quella associazione statale che fa i controlli, ma è tutto corruttibile, questo è il problema del crollo del mondo occidentale, cioè non ci vuole niente, cioè, ragazzi, voi fidate, cioè, il segreto è mettere una commissione, come hanno fatto con quello che accade ora, e dire quello che dice la commissione è vero, ma, cioè, ma veramente è come parlare di Babbo Natale, cioè è come parlare di Babbo Natale ai bambini della Befana e dire mi devi credere perché sono papà e mamma, quello ci crede, ma quando cresci dice ma va, per cortesia, ok? Dovete un pochino svegliarvi. Il crollo di questo modello occidentalizzato porterà direttamente la persona a crescere, porterà la persona a vedere le cose veramente come stanno, i rapporti interpersonali cambieranno, non ci sarà più il matrimonio scomparirà, non ci sarà più il fatto, perché il matrimonio era legato al possesso che viene passato, legalizzato da padre in figlio, no? Che io sono padre e ho una casa, ho 50.000 euro, ho 100, c'ho milioni, e allora voglio essere sicuro, mi sposo una donna, voglio essere sicuro che il mio patrimonio non sia dilapidato, voglio essere sicuro che questo figlio è mio e lo passo. Questa è la vecchia società pescina e quindi la vecchia società del mondo occidentale, ma sta andando a sparire e non si può fare nulla, accadrà questo perché è nella regola delle leggi. Bene o male, ripeto, a me non mi interessa, cioè sinceramente io sono oltre questi giochi del mondo, nel senso osservo, sono arrivato dove dovevo arrivare, ho già una certa età, osservo, dico solo ai giovani mettetevi, andate a capire dove andare, ciò che è il mito degli Stati Uniti, il mito delle città tipo Londra, Berlino, città molto tecnologicizzate, cose varie, sta per cadere, quindi stareste meglio in una fattoria, no? Si tornerà a una cultura più delle campagne, infatti una delle profezie dice che la terra varrà più dell'oro, certo perché si va a coltivare e si mangia invece di mangiare la mondezza che loro fanno per farvelo mangiare, ok? Uno dice ma succederà qualcosa anche a livello di cieli? Sì, però ripeto non sarà così terribile. Cioè, diciamo che accadranno diciamo, delle problematiche a livello climatico date da prove magnetiche di armi che fanno e quindi è da tutta l'elettrificazione e energia elettronica che circola sul pianeta, ma accadranno molto 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 nei posti in cui c'è tutto questo, quindi aumento di malattie che attualmente stanno tacendo, aumento di penuria di acqua pura e per poter giungere a poterla far pagare. Ci ricordatevi che basta scavare, l'acqua è sotto, è sotto, cioè fai lo sforzo, la trovi. Voglio dire, non è che potete trovarla tranquillamente l'acqua, no? Però hanno addestrato ad andare a comprare bottiglie di plastica, è facile scendere, vado, no, al supermercato, compro, io lo dissi, state attenti che quelli chiuderanno, cioè finché voi siete schiavi di un vestito o del cinema o dello sport o di quello che sia, voi siete in pugno, così dovete essere veramente liberi, cioè per essere liberi dovete superare questa condizione che sta crollando. Vedrete crollare il vostro mondo, le vostre idee, perché che poi non è il vostro mondo, è quello che hanno detto è il vostro mondo fin da quando siete nati, no? Si giungerà a una diluizione delle razze, nel senso che non ci sarà più la razza italiana, ci sarà il pensiero italiano. Ci sarà il pensiero francese, il pensiero, non ci sarà più quello, anche perché ciò che sta avvenendo la sta diluendo. Se io
alchemicamente voglio diluire una materia, cioè due materie, tre materie, facciamo un esempio come quando insegno nelle scuole alchemiche, se io ho 10 materie, 10 piante, 10 minerali, io devo avere un conduttore che li vada a diluire, un solvente. Il solvente per l'Europa e per tutto sono i popoli che stanno arrivando. L'Europa non sarà più quella che conoscete, almeno noi lo stiamo vedendo. Io mi ricordo, ma ai miei tempi non c'era nessuno, voglio dire, no? Adesso c'era soltanto qualcuno che era espatriato e che camminava col carrello e vendeva, voglio dire, adesso no? È tutto inclusive, ed essendo tutto inclusive è un pochino come le ferie, no? Dice, tutte all inclusive, e allora questo viene spinto per andare a generare un surplus sempre di vendite, cose varie, anche perché ricordatevi che quello che hanno fatto attualmente per primi agli anziani c'ha il motivo di potersene liberare, perché c'è il problema cosiddetto delle pensioni, non ci sarà più stato assistenziale, ci sarà il reddito universale, ma questo entro 20 anni accadrà, quindi se uno dice ho 80 anni non me ne frego niente, ok, io stesso dico ok, però per esempio per mio figlio o altri figli vi dico di pensare bene a ciò che dovete fare, perché sarà un serio problema. Nell'immediato, cosa accadrà nell'immediato? Disordini in Italia, disordini vicini all'Italia, hanno preso l'Italia perché l'Italia ha un'identità culturale molto forte e quindi fare un esperimento sull'Italia è, insomma, il massimo, no? Un'identità culturale molto forte, anche se è divisa in tanti settori, di tanti, no? Ma l'Italia è culturalmente, culinarmente, è qualcosa di straordinario, quindi vanno a dominare questo. Insomma, c'è anche la battaglia a livello economico, ai cibi italiani, a tutto, a tentare, note che tutto sta andando ad appiattirsi, è la fine del ciclo, la fine di ciò che conosciamo, non si può fare nulla, si può però salvarsi la pelle, cioè, qui siamo in una nave che sta affondando e accadrà fra non molto il crollo di una banca molto grossa, accadrà il crollo di consumi, accadranno i blocchi, accadranno che è stato fatto, cioè calcolato da chi ha in mente questo, ma non vi fate fregare da coloro che invece vanno in piazza a dire il contrario, perché sono d'accordo. Beh, l'avete visto con un movimento che ha, no, il simbolo delle stelle, che è legato, come mai? No? Si pensava che fosse molto per le persone, invece poi no, una volta arrivata al potere ha mostrato la vera faccia, no? Ma io lo dissi fin dall'inizio. Voglio dire, no, è un pochino come accadeva in Grecia. In Grecia entrava il commediografo e poi presentava gli attori e uscivano con la maschera che rideva e tutti poi si toglieva la maschera e si vedeva la vera faccia, no? Voglio dire. Ma stelle, c'è scritto nelle profezie la caduta delle stelle, quindi caduta delle stelle americane, caduta delle stelle europee, caduta, guarda caso questo ha questo nome, legato perché è filiato da questo, no? Cioè, è filiato da questa situazione. Tant'è vero che siccome non c'era bisogno, c'era bisogno di fare un certo movimento e non si potevano prendere persone molto intelligenti, quindi vere persone che avevano capacità intellettiva a livello politica, è stato preso con la scusa che tutti possiamo fare politica, gente che poi abbiamo visto non è che sia, no, una cima, voglio dire, c'è confronto ai politici che c'erano in Italia fino a 20 anni fa. Mi penso che ti stanno girando le tombe come una cotoletta sulla graticola, no? Voglio dire. Cioè, ragazzi, vi siete fatti fregare un'altra volta. Quindi anche il reddito di cittadinanza è stato ed è come si chiama, un esperimento sociologico, ce l'ho scritto nei diari, per vedere come sarà il prossimo reddito universale, specialmente in Europa. La maggior parte del soffocamento avverrà in Europa, la maggior parte del crollo e dei blocchi delle cose avverrà in Europa, i problemi finanziari avverranno in Europa, c'è l'America anche, però avrà quella capacità di difesa, perché il popolo americano ha la capacità di difesa, il popolo americano ha le armi.
il tentativo delle varie, diciamo, fazioni di disarmare il popolo americano è per questo, perché alla fine sì, vabbè, loro c'hanno i soldati, ma poi c'hanno le armi. Quindi voglio dire, loro, bene o male, il popolo normale, attenzione, sto parlando di un certo gruppo che fanno parte sempre delle 10-13 famiglie, in Europa ce ne sono 10, 3 altre sono negli Stati Uniti. In Europa sono 10 le famiglie di filiazione antica aristocratica che sono l'incarnazione di 10 esseri e poi 13, quindi di 13 esseri particolari che sono legati direttamente a quelli che furono chiamati angeli caduti, ma non tutti, bensì degli esseri che sono coscientemente attivi perché in pratica hanno questo regno nelle mani, in pratica c'è la materia è il loro regno, il pianeta Terra è uno pianeta o piana, quello che sia, è un loro posto e l'hanno dimostrato fin da sempre, sono sempre gli stessi, cambiano i nomi ma sono sempre le stesse, cioè voi pensate che la cultura cristiana sia unica, ma non è vero, andate a vedere le cose babilonesi, andate a vedere le cose egizie, andate a vedere, è sempre la stessa, solo che ha cambiato di nome perché in linea con appunto le cose stellari, quindi perché sanno benissimo che devono attenersi ai simboli che cambiano, perché altrimenti se non si attengono ai simboli archetipali che cambiano non è possibile avere il potere. Poi c'è la parte più alta di questi personaggi che è fissata con l'immortalità fisica e quindi molto di quello che verrà fatto andando a lavorare sui bambini, con questo che si andrà no, che sta per accadere, è proprio adatto per fare quello che loro immaginano. Non vado oltre, dovete informarvi da soli. In più, quello che sta accadendo è per dare una parità magnetica, cioè l'anima è biopsichico-magnetica e quindi se io voglio far accadere qualcosa, se voglio far incarnare qualcosa, devo dare una parità magnetica. Per dare una parità magnetica, ecco che io mi invento un qualcosa che posso dare e che sia magnetico. In questa maniera tutti hanno la stessa parità magnetica che va a toccare un DNA che di per sé stesso è anche magnetico e quindi creo quella parità che mi dà la capacità di entrare in sintonia. Beh, qui lo possiamo andare a vedere nelle vecchie conoscenze antiche in cui si parla del trasferimento di un'anima da un corpo a un altro. Per trasferire un'anima da un corpo a un altro ci voleva la parità magnetica e ci vuole la parità magnetica, altrimenti non riesco a entrare nell'altro corpo. Quindi è quello che si sta facendo. Immaginate il 71, l'80% di parità magnetica di un paese. Sono tutti uguali, sono stati resi tutti uguali, per quanto hanno idee diverse, ma magneticamente sono uguali, quindi è facilissimo poi con le conoscenze giuste far discendere ciò che serve. Ed è ciò che noi vogliamo fare, che io voglio fare. Avrete un collegamento Zoom, state attenti, non vi do nulla io per fare la parità magnetica, la parità magnetica che noi dobbiamo fare per creare il nostro egregoro e quindi il nostro difensore, quindi giungere, cioè cos'è la nostra energia magnetica, darne un numero per uno, un pezzettino per uno, essere uno e creare una specie di difensore, no? Che è la somma di tutte le parti e anche di più. Ma c'è una tecnica semplice, sono tecniche semplici che non hanno bisogno di tutto quello che sta succedendo, anche perché è chiaro che quello che sta succedendo è un'accelerazione, perché come detto potevano farlo dando questa parità magnetica nei cibi, nell'acqua, però sta accadendo troppo velocemente, non si aspettavano che c'è questo crollo, perché uno può fare i calcoli, può fare le pentole, ma i coperchi non li riesce a fare, perché c'è sempre una entità superiore che poi muove i dadi, e allora si tenta di fare questa cosa più in fretta, allora si inventa quello che sta succedendo, si inventa quello che stanno dando a profusione. Che dirvi, penso che vedo tanti spunti, come ho detto io non voglio dire niente di particolare, specifico, perché non mi compete, mi è stato detto dai specifiche indicazioni dove cercare, ve lo date, parità magnetica, cose economiche, cose di scienza nel cielo, astri che sono non visibili,
cose che sono scorte messe da parte, blocchi dei cibi per spaventare, e poi dici va bene, ok, d'accordo, mi piego, d'accordo, va bene, datemi, va bene così. Ok? Ma questo, e poi ve lo sto dicendo, Occidente, l'Occidente, l'Europa e l'America e quel modello cadrà, sta cadendo, è finita. C'è l'idea di avere il macchinone, la villona, le cose a discapito degli altri è finito. Questa almeno sarà una cosa un pochino più equa perché cioè, tutti avranno qualche possibilità di vivere meglio, no? Alcuni, però purtroppo ma non è che dici ma sei d'accordo? Non sono d'accordo, io vedo le stelle, quello accade, però posso garantire e posso dire certo che da molti che soffriranno qualcuno gode. Sempre, no? È chiaro che se quando ci sarà il reddito universale, le persone che non hanno quella capacità magari aggressiva di generarsi una vita, di generarsi un lavoro e cose varie, e quindi si accontentano perché persone umili, dolci, tranquilli di un lavoro normale o non hanno la capacità, godranno, almeno i poveri di spirito godranno. Ma io volevo dirvi, no? Tutti sti soldi, no, che sono che girano e che possono essere stampati tranquillamente, no? Perché non sono mai serviti per dare da mangiare ai bambini che muoiono di fame? Perché li chiedono a te? No? Il soldino, perché lo chiedono a te? Cioè, vi ricordo che in uno degli ultimi Teleton che raccolsero non mi ricordo quanti miliardi, siccome li gestisce la Francia gli diede sì e no 1,5, le altre se li tenne lei per andare a tappare un po' di buchi no? Ma questo accade sempre, non solo la Francia, tutti. Cioè, non saranno toccati paesi eccessivamente sotto questo gioco, come per esempio la Germania non sarà toccata da queste cose perché i tedeschi, francesi si incazzano. L'italiano è remissivo, l'italiano sanno che è un tipo che vive tranquillo, quindi facciamolo lì l'esperimento sociale perché intanto non si incazzano più di tanto. Sì, adesso stanno scendendo in piazza, ma pensate che andrà... Io spero che si muoveranno le cose come si deve. L'unica cosa è fare così. Non vengo a comprare niente da te, non mi prendo niente da te, non mangio da te, non compro da te. C'è il blocco del cibo e chi se ne frega, io lo prendo da là. È l'unica cosa. C'è il blocco dei vestiti, non c'è problema. Ci sono i sarti, me li faccio fare. Abbasseranno chiaramente i prezzi, cioè tutto cambierà e lo vedrete. Il mondo occidentale, cioè notate che questa pressione massima è sull'Europa, no? E notate che per esempio il fatto di non far entrare, per esempio l'America ha fatto che non si può entrare senza i vaccinati, eccetera, eccetera, no? Oppure c'è anche in Italia alcuni posti, ma ci sono dei posti più chiusi, perché? Perché bisogna mantenere una certa cosa, poi si apriranno, però per adesso c'è questo esperimento sociale. Io vi dico che ci sarà il tentativo di unire anche l'unità europea, l'unità economica europea con quella americana, anche se dicono di no. Ci sarà un'invasione di questa cosa qua. Più avanti si muoverà la Russia e perché sarà l'unica che rimarrà a mantenere una certa identità, no? Che non si piegherà a quello che attualmente sono le politiche che vedete in Europa, tutto dalle stelle, tutto con gli archetipi. Io non sto inventando nulla, cioè sì, il maestro c'ha i poteri, sta vedendo nell'astrale o nei registri acasici. No, io non leggo nei registri acasici, onestamente è troppa fatica, non mi interessa. Io vedo le cose che si manifestano nella materia come erano gli antichi saggi e da lì ne traggo gli auspici, gli aruspici e ne traggo tutto ciò che deve accadere, che sta accadendo, perché tutto ciò che appare visibile viene da una causa sottile, basta saper interpretare, no? C'è la scienza antica, non è una scienza di credenza, ma è di conoscenza.
Ok? Quindi accadranno tutte queste cose, si muoveranno quelle forze, sì, probabilmente ci saranno minacce di guerra e faranno molto, non saranno, però chi vedrà questa cosa è quelli dopo di noi. Sì, ci sarà una terza guerra mondiale, ci sarà una molta depopolazione, ci saranno problemi e poi ci sarà finalmente, finisce questa con gli ultimi colpi di coda e tutto ci rinasce diversamente. Migliore, peggiore? Anche quando stava cadendo l'impero romano tutto era terribile, si nasceva e si aspettava un periodo migliore e poi è venuto il cristianesimo, vabbè, ha dato qualcosa di meglio, di buono e poi è cominciato a crollare anche lui, e così accadrà anche con la prossima epoca, ripeto, è un arco. È tutto ciclico, finché non sfuggite da questa eclittica, finché non sfuggite da qui, questo è, cioè, non si può fare diversamente, questo è, non si può fare altro, cioè, finché siete presi qua. Un'ultima cosa, voi pensate che i vostri pensieri sono vostri? Non sono vostri. La mente stessa non è vostra, perché voi siete stati evocati qui. Non essendo vostra, vi è stata data per interpretare questo secondo ciò che è stato il desiderio di certi. E quindi anche i cinque sensi non sono veri. Basta mezz'ora di vera istruzione per capire che non sono veri i cinque sensi e che c'è altro dietro. Ecco perché non vedete che ci sono corpi stellari vicini o cose varie, o non vedete ciò che sta accadendo, o non vedete altri esseri che hanno la capacità di non farsi vedere perché sono fuori dalla portata dei cinque sensi, ma non certamente dalla portata della coscienza dell'essere umano. Quindi non vi basate sulla mente, non vi basate sulla coscienza. La mente è come un apparecchio televisivo a cui c'è un'antenna che spara le cose e continua a spararle e l'apparecchio si accende, vedi la trasmissione e così sono i sensi, così è la mente. Se cessasse, cessa pure quello. Quindi è tutto qua dentro che vedete. Guardatevi che la cosiddetta mente è dentro questa scatola cranica, ossia nel cervello. E il cervello è una scatola chiusa, tutto ciò che vedete è qui dentro che lo vedete. Qui viene reinterpretato, non è reale. Quello che state, anche me stesso, non mi state vedendo realmente, mi state reinterpretando dalla vostra conoscenza. Qualcuno vede questo più marrone, qualcuno meno marrone, qualcuno color cachi, qualcuno color mosca, qualcuno sente, viene reinterpretato, ok? Per questo che esistono le lingue, no? Tante lingue che fanno tante interpretazioni differenti date da diverse creazioni differenti, da diversi regni differenti, da diversi esseri che hanno quel regno, che hanno fondato quella lingua per poter avere solo il loro. E sarebbe lungo il discorso, ma questo sta accadendo. Questo sta accadendo, quindi il ciclo grande sta muovendo tutte queste pedine e tutto questo caos. Quello che potete fare è, uno, individuate se potete un posto tranquillo, o dove siete, o un pochino per un bel po' di tempo fuori, se potete. Se non potete, vedete di beccare come mangiare al meglio andando a comprare da un'altra parte, così evitate quello che può succedere, non vi mischiate eccessivamente delle cose, i fatti, andare a manifestare e cose varie, perché tanto è inutile. Chi lo fa è spinto dall'altra fazione, perché vogliono vedere quanti sono, vogliono fare la conta, no? Chi c'ha questo, chi ha fatto questo, chi idea questo, che anche quando scrivete i post, cose varie, siete schedati, sanno, ok, sono 20, sono 50.000, sono 100, e questo serve per poter capire come c'è chi sono, come gli scacchi, per poterli muovere. È facile poi muovere 50.000 persone che hanno la stessa idea, gli dai quello che desideri, e si vanno. Questi altri, dai, e si vanno. Quindi voi siete quelli che al tennis, tum, ma non vedete veramente il gioco, vedete solo la pallina che va da una parte all'altra, no? C'è le regole, c'è qualcun altro che l'ha dettate, chi ha scritto le regole del tennis. Lo so che sono un pochino fumoso, devo essere fumoso per legge, non posso andare oltre, non posso, però vi ho dato tanto da guardare. In più, aspettate, qui vi viene dato un link, ci sarà un link per Zoom, ci incontreremo quindi da parte su Zoom, qui non darò nulla e le istruzioni ve le darò su Zoom e imparerete a creare
quello che faremo tutti insieme per l'aiuto al mondo, per aiutare il mondo, per aiutare chi ha bisogno veramente, per aiutare coloro che devono, che hanno il diritto di essere aiutati, amati e protetti. Gli altri, se fanno i guerrieri, che facciano i guerrieri per fatti loro. Noi tenteremo di fare cose con la pace, ma con le nostre forze mentali e le forze del cuore. E sarà facile e ne vedrete gli effetti, perché così come gli antichi creavano l'egregoro per andare a fare una certa cosa e quindi il Dio, noi creeremo il nostro Dio di coloro che erano i poveri e gli afflitti, come all'inizio del cristianesimo fu creata una cosa simile, quindi il Cristo che era aiuto degli oppressi finché c'era un vero cristianesimo, e poi come ogni cosa finisce, no? Non parlo di altre religioni per adesso, perché è lì che sta toccando, quello sta toccando, qui dove sto io non si parla di crisi di buddismo, di crisi di induismo, la crisi è solo cristiana. La crisi è solo cristiana, ok? Quello sta toccando, guardate quello, quindi se voi vi estraniate un po' da questa tipologia non ne patirete niente, se ne siete dentro quelli patiranno. E certo è vere le profezie, allora i miei patiranno, è così, non sono né felice né infelice, è il ciclo, è così. Che dire, può darsi che mi diranno sei un satanista, dite che cavolo che volete, ma non me ne frega niente, questa è la verità e chi seguirà queste istruzioni si troverà bene, come è successo già ad altri che hanno pure scritto. Poi le etichette attaccatele, dico a quelli dove volete, anzi dove sapete, ok? Link, Zoom, e vi darò le istruzioni pratiche, non posso darle qui. Arrivederci.